Arancia Meccanica per me è uno dei più grandi film di tutti i tempi, un capolavoro. È un'opera però attorno alla quale nascono ancora polemiche e si tende spesso semplicemente a liquidarla come un film violento. Un film diseducativo, immorale, persino nocivo, a causa della presunta glorificazione della violenza che rappresenterebbe. Nel corso degli anni è stato censurato e vietato in diversi paesi. Kubrick chiese alla Warner Bros. Addirittura che il film venisse ritirato dall'Inghilterra dopo aver subito minacce di morte, ed è stato possibile proiettarlo in quel paese solo dopo il 1999, l'anno della sua scomparsa. Mi ricordo che quando ero piccolo rimanevo stranito da chi dichiarava che Arancia Meccanica era il suo film preferito. Non avevo ancora visto il film, ma nella locandina si poteva leggere una sintetica descrizione. Le avventure di un giovane i cui principali interessi sono lo stupro, l'ultraviolenza e Beethoven. E a me infastidiva la violenza. Mi inquietava la locandina con questo stiletto e l'occhio fuori dall'orbita che mi faceva presagire chissà quali efferatezze. Per dire, nell'infanzia mi dava una certa noia anche l'umorismo legato alla sofferenza di qualche persona. Come ad esempio nel prologo di Frankenstein Jr., con gli esperimenti di fronte agli studenti utilizzando quel pover'uomo come cavia. Oppure nella scena della bambina con la flebo né L'aereo più pazzo del mondo, film che per il resto mi piaceva molto. There is only one river, there is only one sea. Arancia Meccanica solleva in maniera evidente la questione della rappresentazione della violenza. È corretto far vedere scene violente nei film? E questa violenza può danneggiare la psiche di uno spettatore più suscettibile e magari indurlo a commettere atti violenti a sua volta? Per me la cosa geniale del film di Kubrick è che non solo pone questa domanda, ma implicitamente dà anche una risposta. Innanzitutto, di cosa parla Arancia Meccanica? Secondo me sarebbe sbagliato vedere il film semplicemente come se parlasse di violenza giovanile tra bande, cioè come se fosse una versione ante litteram dei I guerrieri della notte di Walter Hill. La grandezza di quest'opera è che è un film che si presta a una stratificazione di letture sovrapposte, utilizzando uno stile innovativo, pop, psichedelico, sardonico appunto. Tutta la narrazione passa dal punto di vista del protagonista, Alex, che si rivolge amichevolmente allo spettatore parlando in uno slang inventato, il Nadsat, un linguaggio astruso che mescola parole russe e riferimenti letterari. Alex è uno psicopatico, un teppista che compie le peggiori atrocità come se fosse una cosa naturale. È un punto di vista eticamente immorale, che evidentemente non dovrebbe coincidere col punto di vista dello spettatore. Ma il narratore protagonista si rivolge al pubblico come se chi guarda dovesse empatizzare con lui e accettare la sua visione del mondo. Lo spettatore medio qui dovrebbe capire che il punto di vista di Alex è sbagliato e distorto, più o meno come chi guarda Forrest Gump capisce che il protagonista è un tipo naif a cui sfuggono molte questioni storiche e sociali. L'idea del film di Zemeckis sta proprio nel fatto che lo spettatore legga tra le righe e riempia gli spazi che il protagonista, che ha un ritardo cognitivo, lascia vuoti, perché spesso non comprende i fatti e gli avvenimenti, oppure li equivoca. In Arancia Meccanica il protagonista non ha un ritardo di tipo mentale, ma di tipo sociale. È un sociopatico che con la sua banda di balordi, i drughi, fa uso di droghe e si inebra in un turbine di pestaggi, stupri e crimini violenti. Ama la violenza e ama la rappresentazione della violenza. La sua libido passa soprattutto attraverso la proiezione mentale di scene violente che ha visto in film di serie B. Questi frammenti di scene decontestualizzate dai film di provenienza sono usati in maniera masturbatoria da questo giovane psicopatico che gode all'idea della sofferenza inflitta a qualcuno. Quando viene sottoposto alla cura Ludovico, all'inizio si diverte con la violenza dei film, ridendo del succo di pomodoro che inizia a scorrere a fiotti sullo schermo. Da bravo spettatore sa benissimo che quello che si vede nei film è finto. Quello che gli viene proiettato è una specie di riproposizione di quanto hanno già visto gli spettatori del film, ma con molto più sangue finto. Di solito la presenza di sangue in un film costituisce in buona parte la misura della quantità di violenza. La rappresentazione della violenza in Arancia Meccanica è invece molto stilizzata e poco realistica. Basta vedere la scena iniziale dello scontro con la gang avversaria, che molto opportunamente è collocata in un vecchio teatro. Le mazzate che si danno sono appunto teatrali e sopra le righe, non troppo diverse dai cazzottoni che si possono trovare in un film con Bud Spencer e Terence Hill.
Ci sono anche altri espedienti narrativi usati in funzione distanzianti dal realismo, quando per esempio c'è la corsa in macchina, che è dichiaratamente girata con una retroproiezione, oppure per l'omicidio della signora dei gatti, che viene risolto in maniera pop attraverso un rapido montaggio di immagini da quadri presenti nella villa, quasi come fosse un cartone animato. Ma l'elemento che maggiormente viene utilizzato nel film per creare questo effetto di separazione e di contrasto rispetto alla drammaticità implicata dalla violenza è la musica. Per la maggior parte arie da leggiadre opere di Rossini che prima di allora mai si sarebbero potute associare all'idea di sopraffazione e brutalità. Perché una questione che secondo me è cruciale parlando di violenza al cinema è come viene rappresentata questa violenza, con quale intento e soprattutto quanto è esibita. In definitiva, per me è essenziale capire se l'insistenza sulle scene violente nasce per la volontà del regista di creare un sentimento di attrazione o di disgusto. Spesso è difficile capire dove comincia l'una e finisce l'altro. Atti violenti ci sono nelle fiabe, nei cartoni animati, anche nei film comici. Però risulta sempre evidente che lì si tratta di una rappresentazione cartunesca ed esagerata, non realistica insomma. Il modo in cui viene messo in scena l'atto violento e le sue conseguenze è essenziale. In Un pesce di nome Wanda c'è una scena in cui il personaggio interpretato da Michael Palin è un amante degli animali che deve uccidere una testimone scomoda, ma con suo grande scorno finisce sempre per uccidere uno dei cani che la signora si trascina dietro. Negli extra del DVD John Cleese rivela che le scene erano state inizialmente girate in maniera più realistica e il cane schiacciato non era rappresentato pressato come in un cartone, ma in maniera più veritiera, con sangue e budella. Alle proiezioni di prova, le cosiddette sneak preview, la vista del sangue ammazzava le risate del pubblico, per cui sono state rigirate in fretta e furia le inquadrature dei cani uccisi per sdrammatizzarne l'impatto, togliendo sangue e realismo. L'adolescente che guarda con gli amici uno slasher movie si identifica ed empatizza con la sofferenza delle vittime o piuttosto col sadismo del carnefice? Questa secondo me è la discriminante fondamentale. Quale reazione provoca la violenza nello spettatore e quali pulsioni richiama? Uno spettatore psicopatico come Alex, quando in prigione viene privato della fruizione di film violenti, dove trova lo sfogo alle sue fantasie sadiche? Nella lettura della Bibbia, dove la violenza viene comunque menzionata. E soprattutto nel racconto del Calvario di Cristo descritto dal Vangelo. Data la natura perversa del personaggio, Alex non si immedesima nella sofferenza di Cristo, ma piuttosto nel godimento malato del centurione che infligge il tormento. Quindi Arancia Meccanica ci dice innanzitutto che la violenza e la sua rappresentazione non è esattamente neutra e va contestualizzata. Soprattutto ci dice che la responsabilità è per la maggior parte a carico dello spettatore. La violenza molto realistica, cruda, esibita con un discreto compiacimento che si trova ne La Passione di Cristo di Mel Gibson, è una violenza buona e giusta? È necessario mostrare con dovizia di particolari ogni frustata, ogni scarnificazione, i fiotti di sangue, i ghigni soddisfatti di questi drughi del tempo? Perché questo tipo di violenza viene non solo accettata, ma ritenuta persino educativa, tanto che in Italia è uscita al cinema senza alcun tipo di divieto, come fosse un film per famiglie? Intento ovviamente di presentare la vicenda col massimo realismo e di dare un pugno nello stomaco allo spettatore perché comprenda la sofferenza terrena del nostro buon Gesù. Ma questo soffermarsi sul numero delle frustate, su ogni dettaglio della lacerazione della carne con spruzzate abbondanti di sangue, non rischia di essere ai confini del morboso e del compiaciuto? L'intento è teoricamente l'opposto, ma chi mi assicura che non ci siano molti spettatori che si godano questa dose di ultraviolenza come se fosse un film splatter? In definitiva, quello che il film di Kubrick secondo me suggerisce è che lo spettatore è l'ultimo responsabile di come recepisce la violenza al cinema. A lui spetta discernere tra realtà e finzione, e tra disgusto e attrazione, o per restare su Kubrick, tra paura e desiderio. Ovviamente si parla di uno spettatore adulto e consapevole. Io per dire da ragazzo Arancia Meccanica non lo apprezzai molto. Solo col tempo ne ho saputo riconoscere la grandezza e la complessità, perché come tutti i film di Kubrick è un'opera pensata per essere vista e rivista più volte, che si presta a una grandissima quantità di letture diverse e suscita molte domande in uno spettatore che non si voglia fermare semplicemente alla trama.
È un film che pone molte questioni sulla natura bestiale dell'uomo e su come un governo dovrebbe affrontare la repressione di questi istinti a difesa della civiltà e della legalità. Il film è ambientato in una sorta di futuro rispetto all'epoca in cui è stato girato, ma ci parla di problematiche che sono perfettamente attuali. La cronaca recente è piena di fatti legati alle violenze delle baby gang. All'inizio del film, lo stato di abbandono del quartiere dove vive Alex, con spazzature in giro e graffiti osceni ovunque, suggerisce che il paese sia amministrato da un governo poco incisivo, probabilmente di sinistra. Il governo dopo, che lancia la cura a Ludovico, è evidentemente un governo molto più a destra, che vede come una mano santa uno strumento di coercizione sul libero arbitrio di una persona, anche una persona orribile, abietta come Alex, che però diventa vittima. Il film non prende una netta posizione su cosa sia meglio o peggio, e in questa ambiguità morale nascono le domande che lo spettatore dovrebbe porsi. Quello che mi piace di questo film è che si possono trovare tanti parallelismi con vicende più o meno recenti. Un governo reazionario che vuole imporre l'ordine, in inglese law and order. Our party promised to restore law and order. I am the law and order candidate. Tenderà a far confluire nelle forze dell'ordine elementi violenti per imporre la legge, o comunque a chiudere un occhio sull'uso spropositato della forza. E i violenti contro cui inizialmente combatte la società potrebbero diventare in seguito il braccio violento della legge. Qui la riflessione diventa politica, ma il film è così stratificato che non solo consente ma anche incoraggia questa lettura, oltre ad altre letture più universali, sulla natura contraddittoria dell'uomo. Liquidare il film come un'apologia della violenza solo perché ci sono stati casi di imitazione o appropriazione del nome da parte degli ultras è un'operazione simile a quella che fa Alex quando dalla Bibbia estrae solo le scene violente. O quello che è successo appunto alla Nona Sinfonia di Beethoven, dove l'inno alla gioia diventa uno dei brani più celebrati in epoca nazista per promuovere l'orgoglio nazionalista e militare del paese. Anche l'amato Ludovico Van, decontestualizzato, può essere una delizia o essere usato come un'arma impropria.